Paolo Sarpi, l'enigmatico rivoluzionario che ha cambiato il mondo, di Jorge E. Guerra. Un saluto e grazie di essere o approdare su Canal 104 Plus. È il plus che fa la differenza. Prima di offrire la traduzione dalla lingua spagnola dello straordinario video di Jorge Guerra, desidero informarvi che attraverso il fornitissimo indice alfabetico, con oltre 3600 voci da consultare liberamente, si accede attraverso il sito web www.tinelli.eu o tramite i link in tutte le descrizioni dei video trovate Jorge E. Guerra Playlist, ma solo su Brighton, dove, come per YouTube, dovete effettuare il login, ma solo per le playlist, che spesso contengono video che non trovate su YouTube perché non sono stati accettati dalla narrativa in auge. Jorge Guerra è uno storico scrupoloso che ha scritto oltre 81 opere nelle quali mette a nudo, attraverso le sue meticolose ricerche, fatti storici che non sono riportati nei libri di testo. In questo video su Paolo Sarpi trovate risposte come ad esempio di come è stata accettata l'usura, oppure perché hanno derubato le terre degli indiani d'America e molte altre manovre messe in atto da chi ancora oggi governa il sistema della nostra società. Alla fine spiega come mai la società attuale è così. Buona visione! Il video originale è stato postato il 23 gennaio 2023. L'anima madre e leader intellettuale della rivoluzione dei giovani a Venezia, che cambiò radicalmente il corso della storia per i secoli a venire, era il monaco servitore Paolo Sarpi, sul quale si imperniò soprattutto il processo del modello bancario che diede origine ad un nuovo sistema finanziario, che si perpetua fino ai nostri giorni. Questa pietra miliare, pur significativa, impallidisce in confronto a tutti i cambiamenti culturali, politici, geostrategici, sociali, filosofici, scientifici e religiosi emersi dalla cerchia di Sarpi e dalla sua influenza. Sarebbe di per sé ammirevole se questi cambiamenti fossero rimasti confinati ai confini della Serenissima Repubblica di Venezia, ma il ruolo di Paolo Sarpi trascese i confini della laguna e la sua influenza, come vedremo, è stata decisiva nel plasmare l'Europa e il mondo che, dal 1600 al XXI secolo, possiamo comprendere come la storia degli ultimi 500 anni. Sarpi fu eccezionale durante il suo periodo nella vita pubblica veneziana, ma la sua vita, prima dell'ascesa a leader intellettuale dei giovani, è avvolta in un'opacità che a tutt'oggi rimane sconosciuta, sia essa accidentale o intenzionale da parte di chi deteneva il potere. Anche nella sua vita pubblica un evento successivo alla sua morte seppellì per sempre gran parte della sua eredità essenziale e altamente documentabile. Nel 1769 un incendio distrusse gran parte del convento dove erano conservati migliaia dei documenti più preziosi e importanti sulla sua vita e la sua opera. Della sua unica eredità scritta rimangono solo circa 450 lettere, più che sufficienti a rivelare non solo la sua conoscenza di scienze come fisica, matematica, astronomia, anatomia e fisiologia, ma anche la possibilità che Sarpi abbia anticipato la scoperta di Harvey sulla circolazione sanguigna e sia stato anche un precursore del magnetismo. Alla sua conoscenza ed erudizione va aggiunta l'efficiente diplomazia che esercitò durante la sua carriera politica alla guida di Venezia, succedendo a Gasparo Contarini. Ma prima
approfondiamo la vita di questo personaggio prima del suo ingresso nella vita pubblica. Secondo Jacques Diaz, studioso dell'Ordine dei Servi, Pietro Sarpi nacque a Venezia il 14 agosto 1552, figlio di Francesco e Isabella Morelli. Il 24 novembre 1565 vestì l'abito del convento di Santa Maria dei Servi, assumendo il nome di Paolo. Possiamo quindi parlare di Paolo Sarpi come frate dal 1565, anno in cui fu ricevuto nell'abito dell'Ordine dei Servi, fino alla sua morte, avvenuta il 15 gennaio 1623. Come osserva opportunamente Alberto Asor Rosa, c'è un periodo in cui la sua vita, a parte le leggendarie precocissime manifestazioni di diritto canonico e di sapere scientifico, si allinea perfettamente a quella di qualsiasi altro membro dell'ordine. Sarpi, oltre a essere un intellettuale veneziano di primo ordine, era anche un uomo religioso, indossava l'abito di un ordine. Mentre la sua vita pubblica, iniziata nel 1606, è oggetto di studi continui, la sua vita precedente come frate, e soprattutto sotto questo aspetto, rimane poco conosciuta, una lacuna che è stata più volte sottolineata dagli studiosi, come ha giustamente osservato Pacifico Branchesi. Gli studiosi di Fra Paolo hanno spesso espresso il desiderio di conoscere a fondo la sua vita prima del suo servizio pubblico come consulente della Repubblica di Venezia. Jacques Diaz cita alcuni di questi studiosi tra molti altri. Vorremmo esprimere una semplice osservazione. La scarsa o inesistente attenzione che è stata dedicata a Sarpi, servita, come notò Boris Ulianik nel 1967. Sappiamo fin troppo poco di questo Sarpi, anche se è già stato osservato che se Fra Paolo fosse scomparso nel 1605, pur avendo più di 50 anni, avrebbe lasciato solo poche tracce di sé in piccoli codici manoscritti, che sarebbero rapidamente scomparsi, in una scarsa raccolta di lettere, in qualche traccia del suo lavoro nell'Ordine dei Servi e in qualche testimonianza di stima da parte dei suoi contemporanei, come notò Corrado Pin nel 2001 riferendosi ad Alberto Asor Rosa nel 1997. Tuttavia, nonostante gli innegabili progressi nella comprensione della vita privata di Sarpi, ovvero nel periodo anteriore al 1606, dobbiamo riconoscere che le lacune sia biografiche che culturali sono ancora enormi e forse irreparabili sotto molti aspetti, ha detto Corrado Pin nel 2001. La nostra conoscenza della sua biografia è completamente divisa tra una prima fase, anteriore al 1606, caratterizzata da una scarsità di informazioni che ci porta a integrarle faticosamente con congetture, e una seconda fase successiva al 1606, per la quale la sua attività pubblica e il suo ruolo politico assicurano una rete di informazioni più solide, ha detto Vittorio Fraiese nel 2002. A 4 secoli di distanza la figura di Paolo Sarpi presenta ancora ampi margini di mistero, ha notato Liberio Sosio nel 2002. Sappiamo relativamente poco della prima parte della sua vita, della sua giovinezza e della sua età adulta, fino ai 54 anni. Per colmare questa lacuna si possono utilizzare essenzialmente 2 strade. In primo luogo, i documenti di Sarpi, frate servitore, ha detto Giuseppe Trebbi nel 2002. Documenti su Sarpi. Jacques Diaz spiega che Montagna e Branchesi hanno lavorato anche con documenti o notizie provenienti dall'Archivio Generale dell'Ordine rinvenuti negli ultimi 30 anni. Ancor prima, a parte il saggio di Ulianik nel 1967 sul priore generale Felipe Ferrari, Antonio Vicentini aveva già formulato alcune osservazioni nel 1932.
Come indica il titolo di questo contributo, l'attenzione si concentra esclusivamente sulla documentazione presente nell'archivio dell'ordine, una raccolta scarsa e a prima vista deludente di documenti riguardanti i Sarpi. È necessario tuttavia sottolineare che in detto archivio non si trova alcun fondo documentario relativo alla congregazione dell'Osservanza, a cui Sarpi appartenne fino al 1570, data l'unione dell'Osservanza con l'ordine. Non si ha traccia, né qui né altrove, della provincia di Venezia, istituita nel 1574 con i conventi della soppressa congregazione dell'Osservanza situati all'interno della Repubblica, e tantomeno del periodo di Sarpi, e di conseguenza nemmeno del suo provincialato. Non si ha traccia, o non esiste più, del Sarpi come procuratore generale dell'ordine. Gli atti dei priori generali presentano evidenti lacune in questo periodo. Alcuni sono mancanti per gli anni 1582, 1585 e 1588-1597 e quelli pervenuti ci sono talvolta incompleti e irregolari nella trascrizione degli atti. La situazione è solo parzialmente compensata dalla meticolosità con cui Fra Giacomo Tavanti organizzò e compilò gli atti del suo generalato, inclusa la riproduzione di molti atti dei suoi predecessori, con un livello di accuratezza di gran lunga superiore a quello di altri documenti simili. L'archivio dell'ordine non conserva alcun fondo documentario specificatamente relativo a Fra Paolo Sarpi, né tantomeno raccolte dei suoi scritti, né in originali né in copia. Dov'è dunque questa documentazione nell'archivio generale dell'ordine riguardante Fra Paolo Sarpi? Con un certo sforzo si potrebbe rispondere da nessuna parte, oppure ovunque. Jacques Stia prosegue spiegando che in molti anni di lavoro in archivio ho avuto modo di esaminare tutta la documentazione dal XVI al XVII secolo. In un contributo del 1969 sulla preparazione delle Costituzioni del 1580, in un memoriale di Fra Giacomo Tavanti, ho segnalato un autografo di Sarpi, l'originale dei decreti del capitolo generale di Parma del 1579, l'ultimo dei quali riguardava la revisione delle Costituzioni dell'ordine, affidata a un piccolo gruppo di cui anche lui faceva parte. Nel tempo ho potuto identificare altra documentazione di interesse per Sarpi, in particolare nell'Itinerarium di Tavanti per gli anni 1579-1582, gli stessi anni del provincialato di Sarpi. Ultimamente, su suggerimento di Pacifico Branchesi e Corrado Pin, ho avviato una ricerca sistematica di tutte le informazioni relative al frate Paolo Sarpi prima del 1606. Ho esaminato i registri dei priori generali e rivisto ogni serie dell'archivio in cui si presume possano esserci notizie o documenti a suo riguardo. In particolare la raccolta Negotia Religionis a Saeculo, compilata tra il XVII e XVIII secolo con materiale anche dei secoli precedenti. Questa ricerca può considerarsi completa, senza naturalmente escludere nuove scoperte, sempre possibili nella ricerca archivistica, e senza dimenticare che per uno studio su frate Sarpi possono essere di grande interesse anche i documenti relativi ad altri frati vissuti nello stesso periodo e con i quali egli ebbe contatti riguardanti eventi della vita dell'ordine in quegli anni, anche se non nominati esplicitamente. Abbiamo quindi a che fare con una figura che ha cambiato il corso della storia sotto molti aspetti, non solo politici ed economici, ma anche culturali, scientifici e filosofici. Eppure non sappiamo nulla di rilevante del primo mezzo secolo della sua vita. Ci troviamo quindi di fronte a una mente inquieta, la cui traiettoria di vita deve essere stata una fonte creativa che deve aver registrato da qualche parte. Se il suo pensiero politico o persino scientifico può essere stato oscurato dalla sua visione religiosa e riformista, non ci sono prove nemmeno di queste. Pertanto ci poniamo la stessa domanda del ricercatore dei servi di Maria Odier Chajes Diaz. Dove sono i documenti sul frate Paolo Sarpi?
Non ha forse scritto nulla, non ha forse registrato le sue preoccupazioni rivoluzionarie durante gli oltre 50 anni che hanno preceduto la sua vita come rappresentante pubblico di un movimento politico a Venezia? Abbiamo Sarpi come leader intellettuale e figura chiave nella fazione dei giovani durante l'ultimo decennio del XVI secolo e come figura di spicco nella diplomazia veneziana per diversi anni dopo la sua morte. Sarpi proseguì la politica di Gasparo Contarini, una volta ad aprire una via strategica verso il nord Europa attraverso alleanze con i protestanti. Tuttavia l'interesse dei giovani non era rivolto alle questioni religiose. Ad eccezione di Sarpi nel suo ruolo riformista e di pochi altri, la maggior parte del movimento era interessata a preservare l'impero economico che Venezia aveva costruito nel corso dei secoli. Dal suo centro operativo Sarpi tesseva una rete solida di contatti importanti e influenti in tutta Europa, gestendo contemporaneamente l'efficiente rete di agenti veneziani che si era consolidata secoli prima in tutto il continente. Questa rete fu perfezionata e ampliata durante il mandato di Sarpi, poiché il delicato compito di salvaguardare l'immensa ricchezza patrizia trasferendola nel nord Europa lo richiedeva. Per valutare la portata sociale e politica di Paolo Sarpi, consulente della nobiltà nera veneziana, basta esaminare i suoi contatti, la corrispondenza e la rete di amici intimi e seguaci che si estendeva in quasi tutte le corti europee, così come nei circoli scientifici e nelle principali università, tra cui Ginevra, Leida, Oxford e Cambridge. Con l'Inghilterra come ambita futura destinazione per la capitale della decadente Venezia, egli intrattenne una frequente corrispondenza con il barone, visconte e cancelliere inglese Francis Bacon. Considerato uno dei pionieri del pensiero scientifico moderno e anche fonte di ispirazione per la successiva fondazione della Royal Society, un compendio scientifico basato sul rosacrocianesimo tedesco adulterato, portato in Inghilterra dall'agente veneziano Francesco Zorzi. Per comprendere la portata e l'influenza successive di questa Royal Society, basta dire che essa è all'origine della scienza moderna, che si definisce empirica, la cui regola fondamentale stabilisce che nulla esiste se non può essere dimostrato, una premessa derivante dal pensiero materialista di Paolo Sarpi, che ispirò Francis Bacon. Il famoso metodo filosofico di induzione di Bacon, per comprendere l'input dei sensi nell'intelletto, è tratto interamente da Sarpi, come è facilmente dimostrabile confrontandolo con l'opera di Sarpi Pensieri, scritta molti anni prima. Un altro gruppo di agenti veneziani in costante contatto con Sarpi includeva il futuro primo ministro Robert Cecil e William Cavendish, con le rispettive famiglie, entrambi a capo, insieme a Bacon, dell'influente partito veneziano a Londra. Sì, il primo partito politico inglese si chiamava Partito Veneziano. Un altro alleato di Sarpi fu l'ambasciatore inglese a Venezia Henry Wotton, un adulatore che ebbe un ruolo influente nei successivi eventi storici che coinvolsero l'Inghilterra e Venezia, facendo pendere la bilancia a favore della Serenissima. Wotton ebbe anche un ruolo significativo nel reclutamento e nell'organizzazione del circolo filo-veneziano all'Università di Oxford. Un altro dei contatti di Sarpi fu il filosofo Thomas Hobbes, che tradusse innumerevoli lettere e visitò Venezia e Padova nel 1614 per incontrare Sarpi. Infatti, secondo Gregorio Baldin, professore di storia e filosofia e autore di un libro sul metodo materialista di Hobbes e Galileo, Sarpi fu fonte di ispirazione per lo sviluppo della filosofia hobbesiana, il cui impatto sulla scienza politica moderna e contemporanea fu straordinariamente significativo. Hobbes ammirava Galileo Galilei, che descrisse come il più grande filosofo di tutti i tempi. Un altro amico influente fu Edwin Sandys, un politico inglese che sedette alla Camera dei Comuni in diversi periodi tra il 1589 e il 1626.
Fu anche uno dei fondatori della Virginia Company of London, che nel 1606 fondò il primo insediamento inglese permanente in quelli che oggi sono gli Stati Uniti e la prima a portare schiavi africani nelle sue piantagioni di tabacco. Sandys tenne informato Sarpi sui movimenti dell'oro spagnolo e della flotta olandese. Uno dei contatti di Sarpi, tramite il quale passava le sue lettere a diverse università e ai Paesi Bassi, era Isaac Casaubon, e la sua casa servì da scalo per molti viaggiatori diretti a Venezia per incontrare Sarpi. Fu anche uno stretto collaboratore di Giuseppe Scaligero, la figura religiosa responsabile, insieme al gesuita Petevio, della riscrittura e della manipolazione della storia preispanica, che costituisce la base dell'insegnamento universitario odierno per adattarla ai testi biblici. Philippe de Monray fu un importante leader calvinista, laureato a Padova e assiduo frequentatore dei ridotti con Sarpi. Fu anche consigliere di re Enrico di Navarra. François Hotman, avvocato francese, fu segretario del leader protestante Giovanni Calvino, che influenzò l'ascesa al trono di Francia di Luigi I di Borbone e mantenne una corrispondenza costante con Sarpi. Marco Antonio De Dominis, eminente professore di matematica e teologia all'Università di Padova e caro amico di Sarpi, influenzò la distribuzione della sua bibliografia in tutta Europa e fu fondamentale per l'ingresso di Sarpi nei circoli scientifici britannici. Giovanni Diodati, successore di Calvino, collaborò con Venezia per stabilire un rapporto con Maurizio di Nassau nei Paesi Bassi. Tramite Sarpi, Diodati tentò senza successo di guidare Venezia sulla via protestante, pur collaborando strettamente con Sarpi. Vale una menzione speciale per l'umanista, diplomatico, avvocato, teologo, giurista, poeta e drammaturgo olandese Huy de Groot, Ugo Grozio, uno dei più esperti scrittori di diritto internazionale, frutto delle teorie del libero mercato della scuola di Salamanca. Fu un grande amico di Sarpi per molti anni, al punto da definirlo Paolo il Grande. Grozio influenzò notevolmente le aspirazioni veneziane per i Paesi Bassi. Un'altra figura illustre della scuola di Salamanca, scuola finanziata dalle banche lombarde e che tratteremo anche come chiave del pensiero materialista moderno emanato da Sarpi, fu Martín de Azpilicueta Navarro, amico di Sarpi e riconosciuto come il più importante degli economisti di Salamanca. E così via, una lista infinita di contatti e amici teneva Sarpi informato dal suo ufficio su quanto accadeva nel mondo. Con la prospettiva offerta dal passare del tempo, sembra che Gasparo Contarini abbia aperto la strada a Venezia verso il nord Europa e Paolo Sarpi abbia deliberatamente provocato una rottura che avrebbe giustificato ufficialmente la caduta della Serenissima Repubblica come istituzione. Sebbene Venezia rimanesse potente e il nuovo volto della banca centrale privatizzata trionfasse, tutto indica che i patrizi veneziani fossero ben consapevoli del declino del loro eccezionale successo quasi un secolo prima che l'America entrasse a far parte del mondo allora conosciuto. Una serie di eventi che elenchiamo di seguito può essere compresa solo se si presume che Sarpi e i suoi collaboratori fossero più che in grado di comprendere le conseguenze delle loro azioni. Esaminiamoli. Nel 1606 Papa Paolo V, il cui vero nome era Camillo Borghese, chiese a Venezia di abrogare una legge che limitava la costruzione di chiese e allo stesso tempo di rilasciare i 2 sacerdoti accusati di omicidio che dovevano essere processati in tribunale civile. Venezia respinse le richieste del Papa, che di fatto dichiarò la scomunica dell'intero Senato e del suo doge. Paolo V aveva appena posto Venezia sotto interdetto. Sarpi, a nome del governo, rispose a Roma con rapidità, ingegno e chiarezza, affermando che i veneziani non erano obbligati ad obbedire all'interdetto. Il Papa cercò l'appoggio della Spagna, che allora dominava la penisola italiana, minacciando di prendere le armi, ma Venezia si assicurò l'appoggio della Francia e minacciò di coinvolgere i paesi protestanti nello scontro.
Il conflitto non si intensificò ulteriormente perché il Papa dovette cedere a negoziare con Venezia, che consegnò i suoi sacerdoti, ponendo così fine all'interdetto. Venezia si riserva il diritto di processare gli ecclesiastici nei tribunali civili e la rabbia di Roma per il rifiuto di Sarpi di comparire davanti all'Inquisizione portò a un tentativo di assassinio contro di lui, pugnalandolo al collo e alla testa. Tuttavia si riprese miracolosamente poiché era stato dato per morto. Gli autori non furono mai identificati, ma Sarpi sostenne sempre che si trattasse della curia romana. Anche altri assassini tentarono di uccidere Sarpi e furono ricompensati da Roma con terre e pensioni per i loro servizi. Roma era anche infuriata per il trattamento riservato da Sarpi ai suoi più grandi nemici, gli ebrei. In più di un'occasione Paolo Sarpi fu denunciato dagli agenti dell'Inquisizione a causa dei suoi contatti, non con il ghetto, ma con importanti ebrei residenti a Venezia. Questo rapporto puramente egoistico, motivato dal denaro, potrebbe essere all'origine del successivo, secolare legame tra i Khazari e i principi della nobiltà nera veneziana, un rapporto che persiste ancora oggi. Nel 1613 il Senato veneziano commissionò a Paolo Sarpi la storia dell'Inquisizione e 3 anni dopo, nel 1616, pubblicò l'opera che gli diede maggior fama, una critica feroce al Vaticano e alle sue politiche. La sua storia del Concilio di Trento è intesa come l'annuncio definitivo della rottura che tutti già sapevano sarebbe giunta con il Vaticano e, per estensione, con la Spagna, alleata del Papa a Roma. L'opera, tradotta in inglese, era una dedica di Sarpi al re Giacomo I Stuart. Quest'opera rimase inedita nei paesi cattolici fino alla fine del XVIII secolo e la sua circolazione fu molto limitata e circoscritta fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale. L'interdetto papale contro Venezia aveva suscitato simpatia nel mondo protestante, poiché la Serenissima era una città cattolica punita da Roma. Sarpi divenne una sorta di idolo tra i libertari europei all'epoca delle figure più famose e controverse di tutta Europa. La sfida veneziana suscitò giubilo tra calvinisti e luterani. Uno dei più euforici fu il pederasta inglese re Giacomo I, che guidò l'agente veneziano Sir Henry Wotton a proporre un'alleanza protestante che avrebbe incluso la cattolica Venezia. Persino il doge dei giovani, Leonardo Donà, minacciò di condurre Venezia nell'apostasia e all'eresia. «Dovete avvertire il Papa per non farci sprofondare nella disperazione», disse al nunzio papale, «perché allora ci comporteremo come disperati». L'idea di trasformare Giacomo I nel capo di una guerra contro il Papa stava prendendo forma, un piano ideato da Sarpi per alimentare la vanità del degenerato re inglese. Nonostante il rifiuto di Giacomo I, Venezia continuò ad usare l'interdetto come pretesto per infiammare l'Europa, fomentando le passioni tra cattolici e protestanti in una battaglia che alla fine sarebbe stata combattuta tra Venezia e lo Stato Pontificio, con le forze protestanti che si unirono a Venezia. Al centro del complotto c'era l'intenzione di Paolo Sarpi di sconvolgere l'Europa e, al contempo, di guadagnare tempo affinché le vaste ricchezze dei patrizi trovassero un rifugio sicuro al di fuori delle lagune di Venezia. La guerra dei 30 anni, considerata da molti la prima guerra mondiale, stava prendendo forma. Sarpi e i servizi segreti veneziani piazzarono i loro agenti nei luoghi più strategici. Così, in Germania nel 1875 fu scoperta la corrispondenza tra il principe cristiano di Anhalt, organizzatore dell'Unione Protestante nel 1608, e Paolo Sarpi. Un anno dopo, con il sostegno spagnolo, fu creata una lega cattolica sotto il patrocinio di Massimiliano di Baviera. I due poli necessari per accendere la scintilla erano al loro posto. Nel 1615 Venezia intraprese un conflitto di confine contro l'Austria, noto come Guerra Arciducale. Per difendere i propri confini dall'impero ottomano, gli Asburgo d'Austria si avvalsero di rifugiati balcanici chiamati Uzkok, che agirono come corsari contro le navi turche veneziane. Tuttavia, per ragioni economiche, Venezia ricorse alle forze di terra, ponendo fine al conflitto.
qualcosa di significativo stava maturando in Europa. Uno studio contemporaneo di Geoffrey Parker, pubblicato in The 30 Years' War, identifica il coinvolgimento veneziano in questo conflitto. Ha detto: la guerra Uskok fu uno degli episodi più rari dall'inizio del XVII secolo, eppure fornì un esempio lampante di come un conflitto politico di minore entità in un angolo remoto dell'Europa potesse minacciare di guerra l'intero continente. La guerra Uskok, sebbene apparentemente di minore entità, fu importante perché di fatto determinò un conflitto europeo di portata generale. Sul fronte diplomatico consolidò o favorì alleanze che facilitarono l'aggressione. L'influenza veneziana nei Paesi Bassi spinse il conte di Nassau-Siegen a radunare un esercito di soldati e navi da guerra per mantenere un blocco dell'Adriatico a favore di Venezia, impedendo il passaggio di qualsiasi nave sospetta di voler aiutare i loro alleati asburgici in Austria. Tuttavia questa volta Venezia fu costretta a negoziare la pace perché le forze spagnole riuscirono a raggiungere il fronte. Si ritiene generalmente che la guerra di 30 anni sia stata innescata dai conflitti tra i nobili boemi e il nuovo imperatore Ferdinando II d'Asburgo. Tuttavia, se esaminiamo il leader boemo, il conte Heinrich Matthias von Thurn-Belsassina, scopriamo che apparteneva al ramo della famiglia veneziana della Torre e Tasso, in seguito nota come Thurn and Taxis. Il suo programma di proposte per preservare lo stato dei boemi accese discordie e boeme. D'altra parte, Federico V, l'elettore palatino e futuro re d'Inverno, era un calvinista sposato con Elisabetta, figlia di re Giacomo I d'Inghilterra. Questa presenza inglese alla corte palatina di Heidelberg manifestava tendenze occulte legate ai principi rosacrociani di Zorzi e Francesco Bacone. L'elettore era sempre consigliato dagli amici di Sarpi, Christian von Anhalt e Christoph von Dohna. I piani di Anhalt includevano l'ambizioso progetto di epurare la casa d'Asburgo e di nominare Federico imperatore del Sacro Romano Impero. Al re d'Inverno fu convinto che le truppe sabaute, alleate con Venezia e con il sostegno tedesco, avrebbero spezzato il dominio della Spagna sull'Europa centrale. Alla fine dell'estate del 1619 Federico considerò di rifiutare la corona offerta da Thurn, ma von Anhalt e il suo amico Camerarius gli dissero che la guerra sarebbe stata inevitabile non appena fosse terminata la tregua tra spagnoli e olandesi. Sarpi agì immediatamente e il rappresentante veneziano alla corte di Giacomo I, Dudley Carleton, scrisse nel settembre del 1619: questa vicenda boema è come dare fuoco a tutta la cristianità. La guerra dei 30 anni, combattuta fra il 1618 e il 1648, a cui presero parte la maggior parte delle grandi potenze europee dell'epoca, plasmò il futuro dell'Europa per i secoli a venire. Questo conflitto, principalmente politico e religioso, tra gli stati che sostenevano la riforma e la controriforma all'interno del Sacro Romano Impero, incluse anche decine di guerre locali al di fuori del Sacro Romano Impero, che sterminarono metà della popolazione tedesca tra il 1618 e il 1648. È stato descritto come un tentativo fallito basato su ideali utopici sviluppati dal frate servitore Paolo Sarpi. Questa guerra lasciò una scia di sangue e distruzione in tutta Europa e segnò l'inizio degli stati nazionali e il declino dell'impero spagnolo. Finora abbiamo esaminato gli aspetti più importanti della gestione politica e diplomatica di questa figura, in parte dimenticata dalla storia. Sarebbe tedioso presentare qui la sua intera biografia, poiché l'obiettivo è tracciare uno spaccato che ci colleghi ai giorni nostri. Tuttavia è essenziale comprendere che i poliedrici contributi di Sarpi alla conoscenza in generale e alla scienza in particolare lo hanno reso una figura di spicco e l'origine di diversi campi profondamente influenti dal periodo successivo alla sua morte fino ai giorni nostri. L'obiettivo fondamentale di Sarpi, come quello del suo predecessore Gasparo Contarini, era impedire qualsiasi evoluzione o sviluppo che potesse minacciare gli interessi della nobiltà nera veneziana.
Pertanto le idee umaniste e rinascimentali furono contrapposte all'empirismo e al materialismo aristotelico di Paolo Sarpi, più adatti all'usura e al diritto di classe dei patrizi di governare sugli altri. Sarpi fu menzionato persino da Adam Smith. È considerato il fondatore del capitalismo moderno. Venezia comprese fin dall'inizio, dopo l'ascesa di questo movimento dallo Stato della Nazione, promulgato dal teologo e filosofo Niccolò Cusano, che la scienza doveva essere completamente fermata perché era da questa visione rinascimentale dell'uomo che ne scaturiva il potere. Ma la base del successo della fazione dei giovani di Paolo Sarpi fu la consapevolezza da parte di Sarpi che non era sufficiente continuare una campagna contro la scienza e adottò un approccio più energico e perspicace che vedremo più avanti, perché il suo pensiero determinò un cambiamento radicale nella mentalità dell'Occidente da allora ad oggi. Paolo Sarpi sapeva che i vecchi meccanismi di controllo sociale non potevano essere salvati. Pertanto sviluppò una strategia a 3 punte per preservare il controllo dell'oligarchia. 1. Sviluppare una nuova scienza materialista radicale chiamata empirismo, che richiedeva che tutta la ricerca scientifica utilizzasse questo metodo empirico. 2. Utilizzare le scoperte di questa nuova scienza empirica per attribuirsi falsamente il merito di sé e dei suoi collaboratori. 3. Utilizzare reti di simpatizzanti e comunicazioni personali per diffondere questa nuova scienza in tutta Europa, fino a quando non divenne suprematista e si qualificò come standard. Il metodo empirico di Sarpi è stato definito come segue. In primo luogo, non esiste conoscenza verificabile sperimentalmente al di fuori del semplice regno deterministico dei sensi. In secondo luogo, quindi, qualsiasi relazione causale che non possa essere esplicitamente localizzata in un organismo osservabile attraverso i sensi è correlata a un dominio di tali forme di distorsione attribuita nel comportamento statistico degli eventi osservabili o a qualche agente anonimo a cui né i sensi, la certezza, né la ragione cognitiva garantiscono l'accesso. In terzo luogo, il secondo elemento lascia aperta la nicchia per la creazione dell'illusione dell'esistenza di poteri spirituali puramente magici, che operano completamente al di là della portata dell'accesso attraverso la certezza dei sensi, ma capaci di effettuare interventi arbitrari, persino capricciosi, nel dominio dei sensi, la certezza. In sostanza, ciò che fece Sarpi fu dire: poiché il progresso scientifico non può più essere fermato, determinerò il metodo di ogni indagine scientifica, determinerò non solo cosa pensano le persone dell'universo fisico, ma anche come pensano, e farò in modo che la creatività umana individuale e il metodo dell'ipotesi legittima siano banditi da ogni indagine scientifica. Per sviluppare la sua nuova scienza, Paolo Sarpi si rivolse agli scritti di un frate francescano del XIV secolo di nome Guglielmo di Occam. Oggi Occam è ricordato per una famosa citazione divenuta nota come il rasoio di Occam. Pluralitas non est ponenda sine necessitate, ovvero la pluralità non dovrebbe essere postulata senza necessità. In generale, il punto di Occam è che di fronte a un problema scientifico in cui esistono diverse possibili soluzioni o aree di indagine, la risposta risiede in quella più semplice e ovvia. La concezione del fondatore del Rinascimento, Niccolò Cusano, e quella alla base dell'idea di Stato-nazione, era
che l'umanità potesse comprendere il processo di ragionamento attraverso il quale vengono create le azioni degli oggetti fisici, inanimati, viventi e cognitivi nell'universo, utilizzando quel processo di ragionamento scoperto come mezzo per comprendere veramente le azioni di quegli oggetti e quindi per avere un'idea del ragionamento alla base della creazione dell'universo nel suo complesso. Questa era la base dell'unica scienza competente. E il fatto che l'umanità potesse conoscere i principi universali esercitati per agire nella società e usarli per trasformare la società nel suo complesso, conducendo a una cultura che segue il potere della ragione sopra ogni altra cosa. Cusano sosteneva che, poiché la legge naturale si basa sulla ragione, tutte le leggi della natura hanno le loro radici nella mente di una persona. Questo concetto platonico della scintilla divina, della ragione insita in tutti gli esseri umani, è ciò che ci distingue dalle bestie. Il programma di Paolo Sarpi era quello di distruggere questo punto di vista e promuoverne uno opposto, il tutto in nome della scienza, separando completamente la mente dalla sua compatibilità con l'universo. Questo obiettivo fu raggiunto in 3 fasi. Innanzitutto, Sarpi definì la natura dell'universo e la natura delle azioni dei corpi al suo interno come ridotte alla mera rappresentazione sensoriale dei corpi stessi, ovvero al fatto che possono essere descritti in termini di lunghezza, profondità e larghezza che si muovono in un certo modo. Il passo successivo fu definire il modo in cui l'uomo si relaziona a questo universo infinitamente noioso e vasto, e questo si basava sul concetto dell'uomo in natura di Sarpi. Poiché l'universo dell'invisibile non esiste, la mente dell'uomo di Sarpi non ha idee, ma considera solo le sensazioni. Pertanto Sarpi affermò che la ragione è inesistente e disse: distinguiamo tra i nostri sensi e la nostra ragione solo per poterci assolvere dalla responsabilità delle nostre azioni. In questo modo ogni connessione tra le percezioni dei sensi osservate dalla mente e la mente stessa viene eliminata, separando di fatto i sensi dalla loro origine soggettiva in cui risiede il potere dell'ipotesi. In terzo luogo, dato che l'umanità può aspettarsi questo tipo di legge solo in un universo che non contiene alcun universale, Sarpi definì il creatore di tale universo come potente, ma non necessariamente razionale, e l'essere creato e la creazione stessa come inconoscibili. Pertanto, senza l'assistenza del creatore, l'intero schema di teoremi di Sarpi si chiude. L'umanità non può aspettarsi di scoprire il motivo di qualcosa di creato o come funziona. E poiché non c'era nulla che l'uomo potesse tentare di scoprire per sé o per i posteri, Sarpi spiegò che l'orientamento al futuro, una chiave per l'impegno dell'umanità nel proseguire la scoperta, era semplicemente uno spreco di tempo irrazionale, illogico e irrilevante per l'esistenza umana. L'uomo saggio, scrisse Sarpi, vive semplicemente nel presente, come un animale o un baby boomer al congresso, e sa che non esistono verità, solo opinioni, tutte valide l'una rispetto all'altra. Siate degenerati, dice Sarpi, non seguite l'opinione che porta il titolo di verità, ma l'opinione che porta il titolo di piacere o utilità. Questo è il modello empirista moderno. Definire gli oggetti dei sensi, farli muovere, ma senza sapere come. Solo leggi che descrivono i loro movimenti. Pertanto la percezione sensoriale è considerata una verità evidente, principi e cause inesistenti, l'universo irrazionale. La mente non considera la propria capacità di individuare i principi che governano i processi fisici che le conferirebbero maggiore potere. In realtà, nulla è stato scoperto con questo metodo. In realtà, portò a tante scoperte reali quante ne fece Galileo Galilei, ovvero nessuna. Sarpi riuscì a divulgare il proprio sistema filosofico costruendo un archetipo per il suo modello coerente con l'usura veneziana,
attraverso Galileo Galilei, che era stato istruito dai Gesuiti. Per fare di Galileo una stella, Sarpi e la sua rete lo plagiarono. L'elenco è impressionante. Ad esempio, Da Vinci e Zacharias Jensen furono gli inventori del telescopio di Galileo. Giovanni Francesco Sagredo, il vero inventore del termometro di Galileo. Santorio e Filippo Salviati, i veri creatori dei pesi della meccanica di Galileo. Giovanni Keplero e Simon Mario, i veri scopritori delle lune di Giove e della nuova stella di Galileo. Baldassare Capra, il vero inventore del compasso di Galileo. Christopher Steiner fu il vero scopritore delle macchie solari di Galileo. De Dominis sviluppò la teoria delle maree attribuita a Galileo. Tutto questo e molto altro fu trascurato da Galileo, che avrebbe adottato l'immagine di un vero scienziato e avrebbe trasmesso le idee plagiate come proprie attraverso il linguaggio della filosofia di Sarpi, come se questo nuovo metodo di pensiero di Sarpi fosse responsabile delle scoperte. Ogni resistenza alla dittatura promossa da Galileo sulla scienza si scontrò con tutto il peso delle reti politiche di Paolo Sarpi. In breve, l'idea di Sarpi, che sarebbe servita da base per la futura esistenza del sistema veneziano, era quello di trovare un modo per mantenere il nome della scienza, eliminando però l'elemento della scoperta, facendo credere alla gente che fosse la stessa cosa e impedendo che le scoperte venissero fatte attraverso questo metodo. La vitalità e il significato della scienza sarebbero stati distrutti dall'interno. Non si può concepire un nuovo sistema senza instillare ideologie, credenze e culture nella popolazione. In realtà questo fermentava già dai tempi di Gasparo Contarini, come accennato in precedenza, ma non era sufficiente. Era necessario contrastare il successo del potere di reclutamento degli ordini religiosi e cavallereschi cattolici con nuovi strumenti di attrazione verso il nuovo modello, dotati anch'essi di caratteristiche simili. Lo scontro filosofico tra l'umanesimo di Niccolò Cusano e il materialismo di Sarpi e Venezia si intensificò. Tuttavia il pensiero empirista e aristotelico di Venezia in generale e del suo rappresentante Paolo Sarpi in particolare influenzò gradualmente figure intellettuali e scientifiche successive come Ugo Grozio, John Locke, Cartesio, Adam Smith e molti altri. Ad esempio, l'opera matematica di Cartesio fu una continuazione dei metodi empiristi di Sarpi e Galileo. L'universo di Cartesio è un'estensione lineare di un vuoto infinitamente esteso con un universo senza singolarità. L'influenza della stessa Royal Society di Londra, veneziana, nel mondo anglosassone fu un pilastro fondamentale nella nascita dell'impero britannico. Un esempio di pensiero filosofico e di battaglia intellettuale per la generazione di idee che in seguito divennero modelli di sistemi e politiche fu la scuola di Salamanca. È diffusa l'idea di associare questa scuola ai presunti benefici dell'impero spagnolo di quell'epoca. La verità è che la Spagna stava attraversando una crisi dovuta al fallimento del regno di Filippo II con banche ad Augusta, Anversa e Genova in mano a famiglie della nobiltà nera come i Doria o gli Espinola, tutte sotto il controllo dell'allora Fondo Monetario Internazionale Veneziano che finanziava detta scuola. Culla di un liberalismo contrario, tuttavia, agli interessi monopolistici ispanici che, se è vero che si concedevano diritti agli indigeni del Nuovo Mondo, la verità è che accettavano di risparmiare loro la vita, di concedere loro il diritto di vivere, purché non fossero un ostacolo all'espropriazione della ricchezza. Dopo aver presentato queste informazioni, la risposta è lasciata alla discrezione degli spettatori. Vediamo. Nel 1526 lo studioso domenicano spagnolo Francisco de Vitoria fu nominato titolare della cattedra di teologia presso l'Università di Salamanca per 20 anni. Sotto la sua direzione creò una vasta facoltà che copriva diverse discipline come teologia, economia, diritto naturale e giurisprudenza. Nacque così la suddetta scuola. La sua influenza fu così profonda che durante il XVIII secolo fu una forza trainante, udite udite, nel mondo protestante.
e la figura di Francisco de Vitoria è onorata a tal punto che l'ONU gli intitolò la sala del Consiglio del Palazzo delle Nazioni di Ginevra. Sebbene le teorie del commercio libero fossero opera di Grozio, John Locke e altri, influenzate, come abbiamo detto, da Paolo Sarpi, esse attingevano alle idee della scuola di Salamanca. Un semplice riassunto non è sufficiente a supportare questa ipotesi, pertanto esaminiamo i profili di Vitoria e dei suoi discepoli. Francisco de Vitoria fu un filosofo e teologo domenicano strettamente legato all'imperatore asburgico Carlo V e confidente di suo figlio Filippo II durante un periodo di rapida espansione dell'impero spagnolo. Salamanca divenne un centro di propaganda e teoria imperiale, redigendo codici giuridici per giustificare il nuovo colonialismo. Le sue opere De Indis et Deivre Belli, Reflexes e Iuri Belli Hispanorum si concentrano su proprietà, diritti e guerra giusta. Vitoria fu influenzata dal vescovo di Avila, Alfonso de Madrigal, le cui opere furono pubblicate non a caso a Venezia nel 1596. Madrigal fu molto prolifico nello scrivere sulla guerra giusta e affermò: «In una guerra giusta tutto ciò che un uomo può impossessarsi diventa proprietà del suo catturatore, sia per legge divina che per il diritto delle nazioni, e si tratta solo di uccidere. In una guerra giusta non c'è nulla che non possa essere strappato al nemico. Le guerre sono giuste quando vengono combattute per riparare danni, restituire proprietà o ricompensare gli errori commessi». Vitoria, influenzata da Madrigal, sviluppò una teoria completa del diritto internazionale che giustificava lo sfruttamento dei popoli indigeni, rifiutando la schiavitù delle popolazioni non cristiane. Tuttavia, Vitoria utilizzò anche il diritto romano per difendere una forma di schiavitù basata sul diritto di proprietà. Vitoria si chiese: cosa si può fare in una guerra giusta? E la sua risposta fu: tutto il necessario per recuperare la proprietà perduta e il suo valore. Vitoria affermò inoltre che, possedendo proprietà, erano vincolati dalle restrizioni del diritto delle genti, jus gentium. Pertanto dovevano rispettare alcune libertà universalmente riconosciute, tra cui la libertà di commercio e l'apertura delle frontiere. Il diritto delle genti imponeva agli indiani di consentire il libero scambio e li obbligava a condividere con la Spagna i beni che possedevano in comune. Se gli indiani avessero violato questi diritti, agli spagnoli era consentita una guerra giusta contro di loro, che includeva l'occupazione delle loro terre e dei loro beni, la riduzione in schiavitù e la richiesta di riparazioni. Fernando Vázquez de Menchaca fu fonte di ispirazione per il filosofo empirista inglese John Locke, a sua volta influenzato da Paolo Sarpi, quasi una coppia carbone. Per Menchaca, la vita e gli interessi privati hanno la precedenza sullo Stato e lo Stato serve a proteggerli. Giustifica le sue opinioni affermando che tutto deriva dal concetto che l'uomo è fatto a immagine di Dio. L'uomo possiede il dominio sulla sua natura, il comando di perseguire il dominio dato da Genesi 1. Era un mandato per prendere possesso di parti della natura. Così facendo l'uomo esprime la sua libertà e agisce a immagine di Dio. La proprietà è essenziale per la cultura umana. Il potere della società si basa sull'individuo umano, sulla proprietà, sui diritti, sulla famiglia e sul diritto alla libera comunicazione e scambio. Martín de Azpilicueta Navarro o Navarrus era un sacerdote e teologo nipote di un gesuita e amico intimo di Sarpi, che protesse durante le persecuzioni della curia romana. Fu anche l'ideatore della teoria monetaria sull'usura. Sosteneva che affinché la moneta di una nazione si stabilizzi al suo corretto valore è essenziale che venga scambiata apertamente con profitto. Affermò: né è vero che usare il denaro scambiandolo con profitto sia contro natura, sebbene questo non sia il primo e principale uso per cui il denaro è stato inventato, non è meno importante un uso secondario. Leonard de Lessius era un gesuita belga che trascorse anni a studiare i mercati finanziari di Anversa. I suoi scritti furono molto influenti e la sua opera principale, Justitia e Iure, ebbe 40 edizioni ad Anversa, Parigi, Lione e Venezia.
Lessius scrisse ampiamente sulla natura di quello che chiamava il valore fortuito del denaro. Lessius afferma che il valore fortuito si basa su 4 fattori: l'abbondanza o la scarsità di denaro, la domanda di cambiali, l'offerta di cambiali e la domanda di denaro. Lessius scrisse anche sul tema del rischio in relazione ai contratti assicurativi e sul ruolo dei tassi di interesse nelle transazioni finanziarie. Francisco Suárez fu un gesuita di grande influenza nel campo del diritto internazionale, influenzando studiosi successivi come John Locke, Ugo Grozio, Alberico Gentili, Johannes Althusius e Samuel Pufendorf. Grozio lo descrisse come il più grande e il più preciso dei filosofi e teologi, e le sue opinioni sul libero mercato si riflettono nelle sue opere. I suoi scritti si concentrano sulla questione del diritto internazionale e sviluppa una distinzione tra il diritto delle genti e una visione pluralistica del diritto consuetudinario locale, radicata nell'istinto. Suárez afferma che all'interno delle culture i grandi motivatori sono le passioni e i desideri e che gli accordi internazionali sono necessari per tenere a freno queste passioni fondamentali. L'influenza della scuola di Salamanca fu profondamente avvertita da John Law, François Quesnay e Adam Smith, i cui scritti sulla teoria economica ne riflettono l'impatto. La scuola di Salamanca continuò a influenzare le politiche monetarie dell'oligarchia britannica, fortemente influenzata da Venezia fino al XIX secolo inoltrato. La maggiore influenza della scuola di Salamanca fu esercitata sul successore del Banco di Piazza di Rialto, la Banca di Amsterdam, e in quella che all'epoca era la capitale bancaria mondiale. Questo successo non sarebbe stato possibile senza le precedenti innovazioni della borsa di Anversa. Fu quindi ad Anversa, nei Paesi Bassi, allora sotto il dominio spagnolo, che le teorie di Salamanca ebbero il loro impatto più profondo. Un altro membro influente della scuola di Salamanca che abbracciò il modello veneziano fu il gesuita Juan de Mariana. Secondo Florence Gautier, storica specializzata della Rivoluzione francese, questo gesuita sostiene una repubblica in cui l'esercizio del potere pubblico è affidato a un monarca che, secondo il pensatore gesuita, costituisce la migliore forma di governo possibile. Questo quadro teorico permette a Marian di sviluppare in dettaglio cosa si dovrebbe intendere per buon re, una figura che egli contrappone a quella di tiranno. Ma la controversa proposta di Marian rompe con la teoria cattolica della monarchia universale che Roma aveva sostenuto storicamente, il più recente dei quali è stato Carlo I e V di Germania. In effetti, una monarchia universale era il progetto politico ereditato dal Medioevo, un progetto che aspirava a costruire un mondo interamente cattolico che obbedisse ad un unico re. Il soprannome La Marianne, con cui è nota anche la Rivoluzione francese, culmine del modello veneziano di banca centrale privatizzata, deriva dall'ispirazione dei leader rivoluzionari ispirata ai trattati del gesuita sopra citato. Come abbiamo visto, i tentacoli di Venezia raggiunsero i luoghi più inaspettati, persino il cuore della sua eterna rivale iberica. In questa discussione abbiamo spesso menzionato l'Università di Padova, a cui appartenevano molti personaggi di quel periodo. Era legata a Venezia e controllata dalla nobiltà nera veneziana e fu, per così dire, il seme, il germe di tutto il modello che abbiamo descritto. In generale, ognuno di noi è un prodotto delle idee emanate da figure come Paolo Sarpi e da coloro che sono stati menzionati come influenzati dalla cultura veneziana. Nella cultura che stiamo acquisendo vale la pena ricordarlo perché solleva la questione di che tipo di mondo, che tipo di individui e di società avremmo oggi se una filosofia più umanista, accompagnata da un senso trascendente, qualcosa di cui la nostra attuale civiltà materialista è priva, avesse prevalso. E ci si potrebbe chiedere:
Chi era questo individuo? Paolo Sarpi era solo una persona? Certamente no, perché era sostenuto almeno dal Senato veneziano e dalla classe patrizia veneziana. Ma il dubbio sorge. Di fronte a tanta bellezza nell'oscurità, c'era qualcun altro dietro tutta questa macchinazione? Questo è il mistero da cercare.